Oh, eccoci ragazzi a un'altra recensione. Oggi che cosa andiamo a vedere? Oggi andiamo a vedere una cosa che non è uscita recentemente. Andiamo a vedere un prodotto che è una riedizione di un classico che voi tutti conoscerete di sicuro. Qui noi abbiamo la nostra cartuccina per Game Boy Advance, vedete? Del classico Super Mario Bros. È una riedizione uscita per i 20 anni di Super Mario, appunto, nel 2005. Vi ricordo che appunto il classico Super Mario Bros. Uscì nel 85 in Giappone e questa è la versione Famicom perché ovviamente uscì prima in Giappone, poi uscì anche negli Stati Uniti e in Europa. E questa cartuccina qui vendette 40 milioni di copie. Ok, questa qua è la nostra versione, appunto la nostra cartuccia classica per Famicom. Famicom che vi ricordo è questo, ok? Adesso vi faccio vedere. Questo qua è il nostro Famicom. Come vedete, questo qua era una console con joypad già collegati e non sostituibili. Era il nostro classico NES, però la prima versione uscita si chiamava Family Computer, la prima console prodotta da Nintendo. Ok? La nostra cartuccina andava messa qui nel suo slot e poi veniva fatto partire il gioco. Era molto basilare come console rispetto a quello a cui siamo abituati oggi. Questo qua serviva per far praticamente switchare fuori la nostra cartuccia, perché il sistema per far incastrare la cartuccina era abbastanza duro. La nostra cartuccia, noi andiamo a vederla, questa qua per il Game Boy appunto Advance, andiamo a fare il nostro unboxing. È una versione che non è facile da trovare qui da noi perché essendo appunto giapponese è uscita in una versione differente, mentre invece la versione europea faceva sempre parte dei NES Mini, Nintendo Mini, questo invece era Famicom Mini, però la cartuccina era molto più classica rispetto a questa. Allora, si presentava così. Allora, dietro vedete tutto quanto in giapponese. Era uscita, e qua ci fanno presente anche la versione del Game Boy Advance Micro, Game Boy Advance Micro, appunto, e in questa in versione appunto Famicom Mini. Questa non ce l'ho, ovviamente. È una versione anche questa molto difficile da reperire, soprattutto difficile da reperire a prezzi onesti. Ma andiamo a vedere un attimo la nostra cartuccina. Andiamo prima a vedere un attimo l'interno della nostra confezione. Allora, innanzitutto questa si toglie e va qui. Andiamo a vedere i vari libretti illustrativi, tutta una serie di cose che adesso trovarle all'interno di un nostro gioco moderno è molto difficile. Qua c'era un cartoncino che serviva per creare spessore. Avevamo un fogliettino illustrativo del Nintendo Club con il nostro codice seriale e questo era il nostro librettino di istruzioni. Ovviamente scritto tutto in giapponese, quindi appunto è più per un fattore collezionistico che per una reale utilità. Come vedete c'è scritto come funziona, come mettere in pausa il gioco, qual era lo scopo del gioco, ci sono addirittura tutti quanti i nemici. No, i libretti illustrativi di una volta sono veramente notevoli.
Ci viene appunto anche illustrata la possibilità di poter collegare via LAN più giocatori, di poterlo collegare al GameCube. E poi ci viene mostrato il menu di funzionamento del nostro, tutte quante istruzioni che appunto vi ripeto sono scritte tutte in giapponese e quindi di difficile comprensione. Vabbè, non è importante, se poi alla fine vi interessano queste cose si imparano anche in mano, nel senso prendete la cartuccina, ci giocate un po' e imparate anche a usarla e a scoprire quali sono i segreti della cartuccina e del gioco. Andiamo un attimo ad aprire la nostra confezione, vedere appunto come si presenta. Intanto vi faccio vedere che la cartuccia ricalca perfettamente quello che è la cartuccia originale, cioè la confezione della cartuccia, perché in realtà la cartuccia è questa. E questa, vedete, non prende i colori della classica cartuccia gialla per Famicom, ma prende i colori del nostro Famicom Mini, cioè del nostro Famicom classico. Quindi appunto questo rosso bordeaux, il bianco dietro, questo ovviamente è diventato giallo col tempo, andrebbe pulito. Andiamo a vedere il funzionamento del nostro gioco. Il nostro classico Super Mario. Ha una piccola differenza però rispetto alla versione che noi conoscevamo, e cioè qual è? Il formato dello schermo. Il formato dello schermo del nostro Game Boy Advance era in 16 noni, mentre invece il nostro Super Mario Bros. Classico era in 4 terzi. Andiamo a vedere appunto qual è la differenza con la versione che abbiamo qua. Questa è, vi ricordo, una versione appunto emulata. Quindi andiamo a farla partire. Ecco. E vedete come cambia leggermente il formato. Qua è più schiacciato rispetto a questa versione, che appunto ha il formato classico. A parte questo, il gioco si presenta pressoché identico, tranne la paletta di colori che per ovvie ragioni si presenta differente, perché questo schermo è differente rispetto a questo qui. Andiamo a vedere il funzionamento del gioco.
Ecco, questo era un attimo il gameplay. Però ci sono alcune cose di questa versione del nostro Super Mario Bros. Che non si potevano fare nella classica versione per appunto Nintendo. E cioè, se noi andiamo a premere tutti e due i grilletti contemporaneamente, ci comparirà un menu. Un menu che ci permette tutta una serie di cose. Purtroppo queste sono tradotte cioè sono scritte tutte quante in giapponese, però appunto ci permetterà di ripristinare la partita. Quindi facendo così ricominciamo da capo. Poi, questo invece ci ritorna al gioco. Questo purtroppo non vi so dire a che cosa serva, probabilmente per collegarlo in via LAN e giocare contemporaneamente a record con due persone. Questo invece è una sorta di... No, questo non ve lo so nemmeno. Questo invece, eccolo, è una modalità sleep, ok? E ci veniva detto che schiacciando il pulsante L, R e Select si risveglia. Quindi praticamente è una sorta di... cioè ci dà la possibilità di tenere il nostro gioco attivo ma non perdere il salvataggio. Ecco. E questo appunto era il nostro gioco. Come vi dicevo, l'unica differenza tra questo e questo era semplicemente la paletta grafica e il formato dello schermo. Per il resto, la nostra cartuccia si presenta e si presta in modo identico all'originale. E quindi niente, questo appunto è tutto per quel che riguarda la nostra versione di Super Mario Bros. Per Famicom Mini. Cioè per il Game Boy Advance, e con questo appunto io vi saluto e ci rivediamo a una prossima recensione. Ciao a tutti!